Ciao a tutti, oggi parleremo della comunità di espatriati in Cambogia. Io sono Simona, lei è Tofì e il cameraman è Enrico. Ciao! La comunità di espatriati in Cambogia non racchiude solo gli italiani, bensì stranieri espatriati provenienti da tutto il mondo. Per quanto riguarda la comunità di italiani, è una comunità molto piccola, fatta di veramente poche centinaia di persone, forse non si raggiunge neanche il centinaio, e nella nostra città Kampot si arriva sulle circa 40 persone. Non sono comunità molto grandi, ma sono comunità affiatate. In ogni città ci sono dei ritrovi particolari, speciali, e nella nostra città Kampot ci sono un paio di locali tipo Max, l'Osteria, il Cioccolatino, che offrono serate a tema, pomeriggi a tema, e qui vi metto alcuni esempi. Possono essere, per quanto riguarda soprattutto gli uomini, magari ci sono le partite o di football, tipo in questo periodo che ci sono i mondiali, oppure di rugby, dipende un po' che cosa c'è per televisione, oppure vengono organizzati anche dei corsi di inglese, dei corsi di Khmer. Altri giorni invece vengono organizzati dei propri pomeriggi di gioco, quindi c'è il backgammon, il gioco di carte, eccetera. Alcuni espatriati si trovano anche per fare delle lunghe passeggiate, per fare un po' di fitness insieme, o lungo la spiaggia o comunque lungo tutto il circondario della città, intorno al laghetto che c'è in città, il Lotus Pond, che è molto molto carino. Soprattutto le signore si trovano lungo il fiume a fare una graziosa attività che può essere tipo la nostra aerobica o comunque ginnastica di gruppo con la musica, e soprattutto intorno alle 18. Ecco, queste attività vengono fatte o all'aperto, ma diciamo o il mattino presto o il tardo pomeriggio dalle 18 in poi, o se no durante il giorno vengono effettuati nei bar, nei locali, proprio per approfittare dell'aria condizionata per via delle temperature molto alte. A Kampot la maggior parte degli espatriati generalmente si divide in due categorie: ancora lavoratori, e sono quelli che hanno ristoranti, pizzerie, attività comunque in generale, e la maggior parte però riguarda i pensionati. Anche qui i pensionati ci sono un po' da tutto il mondo, e alcune persone hanno delle attività davvero interessanti. Non perdete il prossimo episodio, dove vi racconterò un espatriato francese che cosa si è inventato a Kampot. Ricordati di iscriverti al canale, attiva la campanella e metti un like, aiuterai il canale YouTube. Ciao a tutti!